Io sono Franca. E io sono Alberto. Buongiorno, sono Carla. Sono Mariuccia. Mi chiamo Liliana. Mi chiamo Pio. Io sono Piera. Ciao, io sono Guido. Siete pronti per questa intervista? Sì. Com'era la cittadina in cui sei cresciuta? La mia era una città di mare, perché appunto Bari è sul mare. Io ammiravo molto gli scogli, perché ero appassionata della scogliera, le barche, e poi era piena di giardini molto belli, fioriti. Attualmente non ho trovato tanta differenza, perché sono stata un paio di anni fa, però secondo me non è cambiata molto. Era una cittadina di prevalenza rurale, si vedeva le montagne fino al Monte Bianco, la Grigna, il Resone, eravamo circondate di queste colline. Adesso i paesaggi sono cambiati rispetto a come erano prima? Relativamente sono cambiati perché c'è stata tanta costruzione edile e quindi non c'è più tanto verde. Quando eravate giovani, quanto era pulita l'aria? Molto, si respirava molto meglio. Si pensa che fosse più pulita perché non c'era tanto traffico, non c'erano tante macchine e si pensa che le cose fossero molto molto più sane. Era meravigliosamente, era un'aria che quando si respirava penetrava nei polmoni, ti sentivi veramente quasi una libellula. C'era una mia sorella veramente che mi chiamava farfallina, perché proprio era una cosa che penetrava dentro, ti faceva stare bene, specialmente quando soffiava il vento. Non sapevamo neanche la parola smog cosa voleva dire, perché non c'erano macchine, c'erano solo biciclette. Ricordo bene, era la nebbia, il mese di novembre. Nuotavate nei fiumi e nei laghi? Io sì, Anche nei canali. nei canali, nelle vasche, o anche nel Po sono andato. Magari non la sai, che stava C'è il bagno là. Ah sì, si poteva fare quando... Sì, ma senz'altro. Riuscivate? Ma senz'altro. Allora era pulito. Io quando abitavo a Milano non c'era il Lambro, ma c'era l'Olona forse c'era. Oh? Quali tecniche venivano usate in agricoltura? Certamente non macchinari, la maggior parte era tutta roba manuale. La zappa, la vanga, l'aratro, tirare in nato dai buoi. Non è come i tempi sono cambiati rispetto a loro. C'era un macchinario grande, che non so darle il nome, che praticamente si metteva la pannocchia e usciva il grano da una parte e la pannocchia vuota dall'altra. Ma il lavoro maggiore era tutto manuale, cioè si raccoglieva. Solo che mio nonno aveva una cascina dove facevano agricoltura, dove mungevano le mucche ed era totalmente diverso da come è adesso. Si mungeva a mano, non c'erano macchinari? No, assolutamente no. Venivano utilizzati i pesticidi? No, mio papà non li usava. L'unica cosa che usava è il fertilizzante tipo il guano. Di una macchina che mettevano sulle spalle, dove utilizzavano per spruzzare una specie, chiamavano verderama, si chiamava verderame, che spruzzavano con una cannula sulle viti e sugli alberi. Avevate la possibilità di consumare prodotti agricoli fuori stagione? No, perché praticamente i frutti erano sempre stati... Importava meno. Adesso prendiamo tutti. Se qualcuno aveva qualche piccola serra, non ho peso. Erano le stagionali. Come vi procuravate il cibo? Guarda, noi eravamo una famiglia grossissima, lavoravamo il terreno e quindi
maiali, mucche, vitellini, quelli facevamo tutto noi, non compravamo mai niente. Il macellaio, il bottega, l'osteria, e poi anche la prestine fruttario e il congelato, perché lo scioltante la portava Mio gelato. papà mungevano il latte, lei raccoglieva la parte sopra e poi con un bastone di legno riusciva a fare i pannetti di burro, era tutto genuino. Come conservavate il cibo? Il cibo non si conservava perché noi non avevamo il frigo allora, e si faceva la spesa giornaliera. Si conservava fuori dalla finestra, sul davanti si metteva in bottiglia e si conservava al fresco fuori dalla finestra. Tanto si faceva giusto per quelle... Poi si è proprio avanzato. Delle ghiacciaie, il frigorifero non l'avevano, mio nonno. Quindi non esistevano contenitori in plastica in latta? Sono arrivati più tardi. Plastica no, non c'erano. C'erano quelli in ceramica, piatti, tazzine, vetro. Quelli erano i nostri... La plastica non esisteva allora. No, avevamo la cantina grandissima, era una cosa abbastanza asciutta, non umida, asciutta, e lì si tenevano qualsiasi tipo di cibo, ecco. Ma il cibo lo mettavate dentro dei particolari contenitori? Sì, dei particolari contenitori, sì. In legno. La plastica fino agli anni 60 io non mi ricordo che in casa mia c'era. Mentre i contenitori di latta per l'olio c'era. Plastica assolutamente no, c'erano contenitori di latta, esisteva la ceramica, tanto vetro. Noi in cantina fresco, perché c'era l'acqua che girava intorno là, quindi la ghiacciaia era quella. E quanto era alto il vostro consumo di plastica, nel senso se... La plastica non l'abbiamo mai vista. Io non me la ricordo, neanche io la plastica. Perché noi l'acqua, bevevamo l'acqua potabile e bottiglie, qualsiasi tipo di bottiglia o Coca-Cola o aranciate, quelle cose lì non le abbiamo mai prese. C'erano le bottiglie di vetro e per l'acqua si adoperavano le damigiane. Erano rilevanti i prodotti usa e getta? Ecco, l'unico lusso che in casa mia ci siamo permessi, dico che era un lusso, i fazzoletti di carta, anche per agevolare e non avere tanta roba da mettere nella lavatrice. Aspetta che ti faccio vedere una cosa. Ecco, vi spiego come funziona. Una volta si faceva la barba con il pennello e questa macchinetta con una lametta che si metteva, questo usa e getta. E il funzionamento era semplicissimo. C'era la raccolta differenziata nel tuo paese? Stando in campagna, era rara la cosa perché c'era anche il camino, quasi tutto escluso le latte. Si bruciava quindi? Altra roba non ne avevamo. Al mese passava lo stracciletto, lo ricordo perché urlava donne, c'è lo strascè. C'è lo strascè. E se avevano degli stracci in solaio, in soffitta, le portava via lui. Poi frutta, verdura, scarti, noi avevamo il proprietario della trattoria che aveva anche il terreno lì e aveva le galline perché avendo la trattoria e quindi magari aveva fatto un posto dove portavi gli scarti della frutta e la verdura che poi lui usava come concimi. La carta si usava più secca, il camino e la stufa. Sì. Dopo gli scarti di casa, non so, quando si pelano le patate, le carote, quelle cose lì, si buttavano tutte dove c'erano le galline. Si usava tutto, Esatto, si buttava niente, anche perché non c'era tutta la... In che misura erano presenti? Io mi ricordo che dal 1966 sono andata a lavorare a Monza, lavoravo in ospedale come infermiera e lì ho cominciato a portare le riviste del casa
raccoglievo tutta la carta che si poteva riciclare, sia a casa mia che sul lavoro in ospedale. Poi li portavo alla Villa Reale che si faceva la raccolta per dare il ricavato ai ciechi. Secondo voi, che cosa ha causato maggiore inquinamento negli anni 50-70 rispetto ad oggi? Il benessere, le macchine, moto, macchine, le industrie, c'è stato un inquinamento. Sicuramente la benzina, sì, anche le fabbriche farmaceutiche. Mi ricordo che lavoravo in una ditta vicino al Lambro. Il Lambro era pulitissimo, prima c'erano i pesci, pescavano, e quando abbiamo iniziato a vedere i pesci che galleggiavano a pelo d'acqua morti, quando è iniziato l'inquinamento, e lì erano le industrie che scaricavano, non c'era nessun controllo. Allora, la gente che è molto più incivile, che non butta le cose dove vanno buttate, che inquinano i mari buttando di tutto. Hanno rovinato proprio. La società era informata sull'inquinamento? No. Fino agli anni 50 non ci ha mai pensato nessuno, secondo me. No, ma anche oltre, perché le coscienze si stanno svegliando adesso. Adesso per forza, adesso stai negando. Da poco tempo, diciamo, Mi si forse guida 10 anni, aiuto. 10 anni che hanno iniziato a rendersi conto di quello che sta succedendo nella vita. Sì, no, poi ce ne siamo accorti, allora iniziamo a parlarne dagli anni 70 in avanti, sì. Non c'era inquinamento e non si pensava neanche che noi potevamo inquinare qualcosa. Poco, ce ne siamo accorti tutti perché vedevano, però non c'era tanta informazione, anzi, sai cos'era? Per esempio dove lavoravo io nella tessitura, avevano anche la tintoria, tingevano i tessuti, no? E scaricavano. Però il problema cos'era? Che non c'era come adesso tante cose, era per l'inizio, la paura anche per il lavoro. E quindi ci è voluto tempo prima che i depuratori, eccetera, cercavano di tenere un po' nascosto all'inizio, anche se tutti capivano, perché vedi. C'era bisogno di lavorare dopo la guerra, sì. C'era la ripresa, perciò non si vedevano queste cose, o si faceva finta di non vedere. Secondo te, la gente si prendeva cura dell'ambiente tanto quanto oggi? Solo parole, ma coi fatti non lo facevano. Racconto una cosa, nel 2003 sono stata operata e quando mi hanno operato tutti mi hanno chiesto se abitavo sotto la discarica. Io ho detto no, non c'è la discarica nel mio paese perché il mio tumore era proprio da inquinamento. Arrivavamo a capire il pericolo. Cosa ne pensate dei movimenti ambientali come Fridays for Future? Benissimo, meno male che sono arrivati anche Qualcuno si è loro, svegliato. che hanno risvegliato le coscienze. Sono molto utili e va bene, però c'è un discorso da fare. Bisogna girarsi dietro un po' le maniche, anche i giovani, e non andare in giro, pipare, sigarette, tante balle e buttare tutto per terra perché c'è questo vizio. Non è una cattiva, ma una constatazione di fatto, no? Che si butta tutto per terra. Perciò tutto quello che ho detto va benissimo, però dobbiamo cercare voi che siete giovani, fare questo rinnovamento. Allora, secondo me oggigiorno il problema non è solo l'inquinamento, ma l'atteggiamento straffotente del singolo, ogni persona. Penso che sia una bella cosa, tant'è che ogni tanto mi veniva voglia di influenzare quelli della mia età, andare davanti al comune. E dico sempre, largo ai giovani e noi osservare. Ma secondo me invece è troppo tardi, non ci riusciranno mai più. Io mi auguro anch'io. Per voi più che altro. Soprattutto per loro. Per voi, perché siete voi adesso. Ma sarà dura.